dell'esilio, il sultano Boabdil si voltò per guardare un'ultima volta l'incantevole e maestosa Alhambra. Erano trascorsi più di 250 anni da quando il sultano Muhammad I entrò trionfalmente a Granada. Il popolo festoso lo accolse chiamandolo vincitore, ma egli rispose: Wala Ghalib illa Allah, non v'è altro vincitore se non Allah. Questo divenne il motto dello stemma della dinastia Nasride ed è ripetuto su tutti i muri dell'Alhambra insieme a poesie arabe e brani del Corano. Muhammad I diede inizio alla costruzione dell'Alhambra. I suoi successori l'arricchirono con palazzi e giardini, portandola all'odierno complesso architettonico che nel 1870 fu dichiarato monumento nazionale e nel 1984 l'UNESCO lo dichiarò patrimonio dell'umanità. Nel palazzo del Mexuar si amministrava la giustizia. Dove ora vediamo gli archi di cipresso, un tempo c'era un porticato che dava accesso al palazzo. La sala del Mexuar ha subito varie modifiche nel tempo, sia ad opera dei sultani che dei re cristiani. In origine il soffitto era sormontato da una lanterna e da una cupola di cristallo che permetteva il passaggio della luce. In fondo alla sala si trova l'oratorio, orientato verso la Mecca. Nel cortile del Mexuar, il sultano seduto sul trono ascoltava i suoi sudditi, impartiva giustizia e riceveva gli ambasciatori. Il tetto è in legno di cedro decorato con motivi floreali. Il palazzo di Comares fu costruito da Yusuf I, uomo di grandi qualità politiche e morali. Appassionato d'arte e di scienza, fu una delle personalità più colte dell'Europa del suo tempo. Il palazzo era sia residenza privata che luogo di cerimonie pubbliche, in cui si ricevevano delegazioni straniere. Il salone degli ambasciatori ha una maestosa cupola in legno con intarsi di diverso colore per rendere la profondità del cielo e delle stelle e per rappresentare i 7 cieli del paradiso musulmano. In origine le decorazioni in stucco che ricoprono le pareti erano policrome ed il pavimento era costituito da piastrelle in ceramica bianche e azzurre. Il Palazzo dei Leoni deve il suo nome alla fontana che si trova al centro del cortile, composta da un bacino sorretto da 12 leoni.
L'intero cortile è un'allegoria al paradiso, in cui le 124 colonne di marmo rappresentano le palme e i canali che alimentano la fontana sono i 4 fiumi del paradiso musulmano. La sala degli Abencerrajes prende il nome da una leggenda secondo la quale qui vennero uccisi alcuni membri della famiglia degli Abencerrajes. La cupola ha forma di stella a 8 punte e rappresenta la volta celeste. La Sala dei Re si distingue per alcuni dipinti su cuoio, che ritraggono nobili musulmani e scene cavalleresche. La Sala delle Due Sorelle è anch'essa riccamente decorata ed è la meglio conservata. L'elemento di maggior rilievo è la splendida cupola. Il Mirador dell'Indaraja era il luogo destinato alla favorita del sultano. L'Indaraja significa gli occhi della casa di Aisa, da cui un tempo poteva ammirare il giardino ed il paesaggio. Le finestre sono ribassate perché si sedevano sul pavimento e su ottomane. Il Generalife era un luogo di ritiro e riposo per i sultani e per questo era indipendente dall'Alhambra. Il sultano Boabdil si arrese il 2 gennaio 1492 ai re cattolici Ferdinando di Aragona e Isabella di Castiglia. Gli venne offerto un trattato che includeva clausole di protezione per lui e per i musulmani, ma egli preferì chiedere aiuto al sultano del Marocco, da cui venne accolto. Si stabilì a Fez, luogo in cui costruì un palazzo e trascorse il resto della sua vita.